Il mining di Bitcoin. La prima domanda di una persona che si approccia a Bitcoin è: ma da dove arrivano questi Bitcoin? Domanda più che legittima, alla quale oggi cercheremo di dare una risposta. Capisco che sia difficile spiegare ad una persona che non ne sa niente che Bitcoin è creato dal protocollo, che non c'è un ente terzo che lo emette, che non ci sono persone dietro, ma c'è semplicemente la matematica. Oppure che ci sono computer molto potenti che sfruttano l'energia sotto forma di corrente elettrica per vincere una competizione ed aggiudicarsi un premio in Bitcoin. Lo so, è molto complicato, ma funziona così. I Bitcoin vengono creati dal protocollo e consegnati a chi è riuscito a risolvere per primo un problema matematico spendendo energia sotto forma di corrente elettrica. Non a caso sentiamo continuamente dire che Bitcoin inquina, perché il mining, questa attività brutta e cattiva di cui parleremo in questo video, consuma molta energia e quindi emette tonnellate di CO2. Hanno già paragonato le sue emissioni a più o meno 7-8 paesi europei diversi. Greenpeace ha iniziato una dura lotta proprio contro il mining di Bitcoin chiamata Change the Code, facendo pressione per cambiare l'algoritmo di consenso da Proof of Work a Proof of Stake. Sono arrivati addirittura a dire che Bitcoin fa bollire gli oceani. Ma la realtà, come potete immaginare, è un pochino diversa. Quelli che vi ho raccontato non sono altro che pessimi tentativi di gettare fango contro una tecnologia che si sta facendo spazio da sola e che non è controllabile da nessuno, e questo fa molta paura. Il mining è una parte fondamentale dell'ecosistema Bitcoin, come lo è la time chain. Sul tema inquinamento faremo un bel video in modo da analizzare bene anche quell'aspetto. Oggi invece però ci concentreremo sull'attività di mining. Questo termine è stato preso in prestito dal settore estrattivo, significa infatti minare. Qui possiamo notare infatti una certa analogia con l'estrazione dell'oro. I minatori svolgono del lavoro per cercare l'oro e quando lo trovano vengono ricompensati. Anche il miner di Bitcoin svolge del lavoro e, se lo porta a termine, viene ricompensato con dei Bitcoin. Se vi ricordate, la time chain è una catena composta da blocchi uniti fra loro con all'interno delle transazioni. Il compito del miner è proprio quello di scrivere le transazioni all'interno del blocco e collegarlo con quello precedente. Per farlo deve utilizzare la potenza computazionale di un computer. Inizialmente bastava un PC di casa, ma oggi sono necessari degli hardware specifici chiamati ASIC. Questi ASIC hanno il solo e unico compito di fare l'hash di un pacchetto di dati applicando l'algoritmo di consenso SHA-256 e devono farlo nel minor tempo possibile. Lo so che siete così ora, ma non preoccupatevi che alla fine del video vi sarà tutto molto più chiaro, quindi seguitemi fino in fondo. Negli scorsi video abbiamo detto che una transazione, una volta che è stata firmata e validata, viene spedita in mempool. A questo punto entra in gioco il miner, che ha il compito di costruire un nuovo blocco e collegarlo all'ultimo blocco della time chain. Lui dovrà prendere una serie di transazioni ed inserirle nel blocco che sta costruendo, aggiungendo l'hash del blocco precedente e un nonce, che è un numero intero casuale che viene utilizzato una sola volta. A questo punto applicherà l'algoritmo di consenso di Bitcoin, che è SHA-256, ed otterrà un hash, una stringa di 256 bit che, se riportata col sistema esadecimale, sarà composta da 64 caratteri. L'hash ottenuto dovrà soddisfare un requisito di difficoltà richiesto dalla rete. Se non lo soddisfa, il miner dovrà riprendere i dati, modificare il nonce e rifare l'hash fintanto che non soddisferà il requisito richiesto. Ora proviamo a capire che cos'è questo requisito di difficoltà. Se avete visto il video dove abbiamo spiegato Hashcash di Alan Beck, allora siete già a buon punto. Se non l'avete visto, invece, vi invito a guardarlo, così non ripetiamo tutto il funzionamento. In quel caso, nel caso di Hashcash, l'utente poteva decidere di settare un livello di difficoltà, quindi se settava una difficoltà molto bassa, mandargli una mail richiedeva pochissimo lavoro da parte del mittente. Se invece aumentava la difficoltà, cominciava ad essere richiesto più sforzo computazionale. Su Bitcoin esiste questo sistema di difficoltà, che però non viene settato dall'utente, ma è dinamico e viene settato dal protocollo e prende il nome di Difficulty Adjustment. Proviamo a spiegarlo meglio. Il protocollo ci dice che i blocchi devono essere minati in media ogni 10 minuti. Per verificarlo, ogni 2016 blocchi, quindi circa ogni 2 settimane, viene effettuato un controllo sulla rete per verificare che effettivamente i blocchi vengano minati in media ogni 10 minuti.
Se così non fosse, verrà effettuato un aggiustamento automatico della difficoltà, aumentandola se i blocchi vengono minati più velocemente e diminuendola se i blocchi invece vengono minati più lentamente rispetto alla media dei 10 minuti. Il livello di difficoltà è dato dal numero di zero che compongono l'hash. Più zero ci sono all'inizio di questa stringa, maggiore è la difficoltà e maggiore sarà la potenza computazionale necessaria. Applicare lo SHA-256 a dei dati è semplicissimo, il vostro PC lo fa in pochissimo tempo, tant'è che nel 2009 si minava tranquillamente con un PC di casa, perché la difficoltà era molto bassa. Ma quando la difficoltà è iniziata ad aumentare perché sempre più persone volevano partecipare alla competizione, minare con il computer è diventato impossibile, perché viene richiesta troppa potenza di calcolo che un PC di casa non ha. Facciamo così, visto che è più semplice farlo vedere che descriverlo, io ve lo mostro. Andiamo su internet e proviamo ad utilizzare la funzione di hash SHA-256 che è la stessa che utilizzano i miners. Ci basta cercare SHA-256 online e vi escono diversi risultati. Prendete anche il primo che va benissimo. Ora dai, facciamo una prova. Allora, vedete, nel primo campo ci chiede di inserire dei dati. Noi ci inseriremo i nostri dati e facciamo finta che siano i dati di un blocco. Quindi, vi dico una cosa prima, qua noi adesso inseriamo i dati del blocco, ma qui potete anche metterci la Divina Commedia intera o interi Promessi Sposi, che tanto il risultato che uscirà fuori sarà sempre una stringa di 256 bit e quindi di 64 caratteri in esadecimale. Allora, noi facciamo finta che siano i dati di un blocco. Allora, dobbiamo inserire quindi l'hash del blocco precedente, innanzitutto, ok? Quindi lo scriviamo a caso, sarà però una stringa di 64 caratteri. Andiamo a capo poi e facciamo finta di inserire 3 transazioni, ok? Allora, mettiamo la numero 1, la numero 2 e la numero 3. Ok. Ora, prima di inserire il nonce, vediamo che regole abbiamo. Ipotizziamo quindi che il livello di difficoltà sia di 1, 0, ok? Quindi, perché il nostro hash sia valido, dovrà iniziare con 1, 0. Andiamo a capo, inseriamo il nonce, che in questo caso è un numero casuale, quindi partiamo con 1. Vedete? Allora, questo è un hash, 64 caratteri, però inizia con B, quindi non rispetta i requisiti richiesti. Deve iniziare questo hash con 0. Allora che cosa facciamo? Torniamo indietro, proviamo a cambiare il nonce. 2, niente, 3, niente, andiamo avanti finché non lo troviamo. Continuiamo, eccolo qua, l'abbiamo trovato, perfetto. Allora, ecco qua, guardate. Abbiamo trovato un hash che inizia con 0, quindi questo rispetta i requisiti del protocollo. Questa è una prova di lavoro valida, questa è una proof of work. Con questo hash, che risponde appunto ai requisiti del protocollo, noi stiamo dimostrando di aver svolto del lavoro computazionale, di aver consumato energia per arrivare alla soluzione. Quindi noi lo possiamo prendere e se siamo stati più veloci degli altri, lo possiamo utilizzare per aggiungere il nostro blocco alla time chain. Per tutta la rete, verificare che l'hash sia corretto e che non sia soltanto un numero messo lì a caso è molto semplice, perché essendo a conoscenza delle transazioni che sono state inserite nel blocco ed essendo a conoscenza dell'hash del blocco precedente, basterà prendere il nonce che il miner ha dichiarato di aver usato, prendere tutti questi dati e farne l'hash. Se l'hash è uguale a quello dichiarato dal miner, allora siamo matematicamente sicuri che quella prova di lavoro sia corretta. Ora che abbiamo fatto questa prova, abbiamo visto come sia piuttosto semplice utilizzare lo SHA-256. Abbiamo però utilizzato una difficoltà molto bassa, ovvero con uno 0. Se ora noi provassimo a cercare un hash che iniziasse con 2 zeri, già cominceremo a notare che ci vorrà molto più tempo. Facciamo una prova, dai, giusto per vedere. Guardate, io sto continuando a cambiare continuamente il nonce, però non stiamo ancora trovando un hash che inizi con 2 zeri. Ne stiamo trovando che iniziano con 1 0, quindi difficoltà semplice, ma che iniziano con 2 zeri, vedete, non l'ho ancora trovato. Ora, probabilmente se questo lavoro lo facessimo fare automaticamente al PC ci metterebbe molto meno tempo di me che lo cerco a mano, no? Ma non potrebbe comunque competere con gli ASIC. Giusto per farvi capire quanto sono potenti gli ASIC, vi mostro le specifiche di un modello S19 Pro.
Ecco, vedete, quello che ci interessa è l'hash rate, che sarebbe la potenza di calcolo. Questa specifica ci dice che questa macchina ha una potenza di 120 terahash al secondo, ovvero può svolgere quell'operazione che noi abbiamo fatto a mano, fare l'hash dei dati, aprite le orecchie, 120.000 miliardi di volte in un secondo. Avete capito bene, in un secondo questa macchina esegue 120.000 miliardi di operazioni di hash. È un numero spaventoso, vero? Però vi do un numero ancora più spaventoso, così vi faccio capire la dimensione del network di Bitcoin. La potenza complessiva, quindi la potenza di tutti i miners messi insieme, che viene utilizzata per minare Bitcoin, attualmente è di circa 450 exahash, che è diversi ordini di grandezza superiore rispetto al numero che vi ho detto prima. Ve lo scrivo qua sotto perché non sono neanche in grado di leggerlo. Tanto per capirci, se noi oggi comprassimo un ASIC e ci mettessimo a minare, avremmo circa lo 0,00027% di possibilità di riuscire a minare un blocco, anche con una macchina così potente. Se guardiamo di nuovo le specifiche, notiamo anche un altro numero, ovvero i consumi. Una macchina del genere consuma circa 3 kWh. Quindi vi renderete subito conto che per esempio è impossibile da tenere in casa, perché altrimenti non potreste accendere nient'altro. Visto quanto consuma, potrete capire anche che è necessario spendere un bel po' in corrente elettrica, soprattutto qui in Italia. Ed è per questo motivo che arrivano gli attacchi legati all'inquinamento, perché consumando tanto si presuppone che inquinino tanto. Ma se è vero che consumano, e questo non si può negare, anzi è proprio perché consumano che riescono a tenere la rete in sicurezza, dicevamo, se è vero che consumano, non è altrettanto vero però che inquinano. O perlomeno è vero solo in parte, perché sicuramente ci saranno dei miners che utilizzano energia fossile. Ma ci sono anche altrettanti miners che usano energia green, se così vogliamo chiamarla, e non solo, ma danno una grossa spinta allo sviluppo di energie rinnovabili, perché a loro interessa avere corrente al più basso costo possibile. Ma su questo tema, vi ripeto, faremo un video a parte perché è veramente interessante, vedrete. Tornando a noi invece, perché dovrei mettermi a minare? Beh, per l'incentivo economico. E qui finalmente rispondiamo alla domanda posta all'inizio del video. Alla chiusura di un blocco, ovvero quando il miner trova l'hash corretto ed è stato più veloce degli altri, riceverà come ricompensa una quantità di Bitcoin che ad oggi, nel 2023, è di 6,25 Bitcoin. Da dove arrivano quindi questi Bitcoin? I Bitcoin sono la ricompensa che viene data ai miners per aver svolto del lavoro. Il lavoro è quello di ordinare temporalmente le transazioni e validarle in blocco attraverso il consumo di corrente elettrica, usando l'algoritmo SHA-256. Possiamo quindi azzardare a dire che i Bitcoin sono energia, la corrente elettrica utilizzata, trasformata in un bene digitale, finito, scambiabile in maniera peer-to-peer e protetto dalla crittografia, i Bitcoin appunto. Ma quindi se io volessi, oggi potrei mettermi a minare? Allora la risposta è sì, ma dipende da dove lo fate e dalla situazione in cui vi trovate. Innanzitutto dobbiamo comprare un ASIC e il suo costo a oggi si aggira attorno ai 2.000-2.500 euro. Poi dobbiamo ricordarci la percentuale che vi ho mostrato poco fa. Quella è la probabilità che avete di riuscire a minare un blocco. Un po' bassa direi, no? Inoltre, per avere questa probabilità dobbiamo attaccarlo alla corrente l'ASIC e quindi sorge l'altro problema, quello dei consumi. Il problema dei consumi può essere relativo, nel senso che se a casa avete un impianto, che ne so, fotovoltaico sovradimensionato e avete della corrente in esubero, che invece di rivenderla voi potete utilizzarla per minare Bitcoin e non sarebbe una cattiva idea. Se invece non avete altre fonti di energia oltre a quella di casa, allora la cosa si fa un po' più impegnativa. Quindi possiamo dire che sì, si può minare, ma no, non è più economicamente conveniente per un privato in Italia farlo in questo momento. Nulla vieta però di provarci se non altro a scopo educativo. Oppure la possiamo vedere in un altro modo. Se voi adesso vi mettete a minare, lo state facendo in perdita, perché tra hardware e spese di corrente spendete più di quanto ricavereste in Bitcoin. Però c'è anche da dire una cosa, oggi non si mina più da soli, cioè voi non attaccate il vostro ASIC alla rete e iniziate a minare, ma vi collegate ad una mining pool. Una mining pool è un insieme di miners che condividono la propria potenza di calcolo e minano insieme, aumentando così la probabilità di minare un blocco. Così facendo voi non iniziereste a minare sperando che quella probabilità che vi ho citato prima si realizzi, ma condividerete la vostra potenza con altri e quando verrà minato un blocco, che in questo caso avendo molto più hash rate avrete molta più probabilità di riuscire a minare, la ricompensa verrà divisa fra tutti i partecipanti della pool in base alla potenza di calcolo che avete fornito.
In questo modo riceverete una piccola frazione di Bitcoin più spesso e non l'intera ricompensa, i 6,25 Bitcoin, una volta sola. E tra l'altro non si sa neanche quando. In questo modo è come se steste comprando dei Bitcoin totalmente no KYC, quindi nel modo migliore in cui potreste riceverli, e cioè minando, ma ad un prezzo superiore di quello di mercato. Vi faccio un piccolo esempio per farvi capire ancora meglio. Se voi vi siete collegati ad una pool e avete ricevuto un Bitcoin del valore di 30.000 euro, ma avete speso 35.000 euro di corrente, è come se quel Bitcoin l'aveste pagato a 35.000 euro. Parliamo giusto un secondo delle mining pool. Abbiamo detto che sono sostanzialmente degli aggregatori di potenza e sono composti da tantissimi miners, ok? Che minano da casa, ma anche da vere e proprie aziende che fanno del mining il loro business. Al momento abbiamo poche grandi pool che praticamente coprono quasi tutta la potenza di calcolo, più altre pool molto più piccole e qualche coraggioso che mina in solitario. Questo spinge molti a parlare di centralizzazione del mining. Ovviamente non si può negare che le mining pool siano poche e che questo non è il massimo. Bisogna ricordare però che, come abbiamo detto poco fa, queste sono pool, ovvero insieme di tanti miners. Se una mining pool fa un qualcosa di sbagliato, verrà immediatamente castigata dai miners che non faranno altro che abbandonare quella pool e migrare verso un'altra, facendo perdere potenza di calcolo alla pool stessa. Quindi, diciamo che anche le mining pool devono stare molto attente a comportarsi correttamente, altrimenti rischiano dall'oggi al domani di trovarsi con pochissima potenza di calcolo. Qui interviene proprio la teoria dei giochi e il meccanismo degli incentivi, perché per una mining pool è molto più sconveniente comportarsi in maniera malevola o scorretta piuttosto che comportarsi in maniera corretta. Bene ragazzi, oggi abbiamo messo un bel po' di carne sul fuoco, ma direi che abbiamo concluso. Se ci sono domande o dubbi scriveteli pure nei commenti che io vi rispondo. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao!